Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Eccoci qui con tantissime cipolle, perché oggi facciamo il ragù genovese, una ricetta della tradizione campana veramente spettacolare. Ora io mi dovrò mettere a tagliare questi 2 kg di cipolle, quindi ci metterò un po'. Ci vediamo quando ho finito per questa ricetta veramente spettacolo. Buona visione a tutti! Bene signori, dopo lunghi pianti, finalmente ho finito di pulire le cipolle e tutti gli ingredienti. Quindi adesso ve li vado a descrivere. Il bello di questa ricetta è che è vero che è molto lenta, come avete letto nel titolo, perché ci vogliono 4 ore, ma è anche vero che mettiamo tutti gli ingredienti a freddo, quindi possiamo metterci un timer e dimenticarci della nostra pentola di coccio che fa il suo lavoro a fiamma bassissima. Ora andiamo a descrivere quali sono gli ingredienti e intanto io li metto direttamente nella pentola. Questo ricordiamoci che è un piatto povero, quindi incominciamo con un filo d'olio, ma poco, perché una volta non usavano tantissimo l'olio, perché era molto caro. Usavano invece lo strutto e infatti ci andiamo ad aggiungere anche una bella cucchiaiata di strutto all'interno. Poi 2 carote e 2 coste di sedano in fondo alla nostra pentola, da fare da base. Spargiamo bene, molto bene. Poi iniziamo con la cipolla. La cipolla è quella che fa da base a tutto. In effetti il buono non è la carne, ma è la cipolla. Cosa dobbiamo fare? Io vi do un piccolissimo consiglio. Essendo che noi abbiamo bisogno che la cipolla tiri fuori tutti i succhi, abbiamo bisogno che la cipolla sia salata bene. Quindi io vi consiglio di fare così: mettere uno strato di cipolla e poi un po' di sale. Uno strato di cipolla e un po' di sale, in modo che il sale sia disposto uniformemente e così che possa fare il suo lavoro. Tra l'altro, per le cipolle, mi raccomando, compratene un po' di più, perché adesso io non so se si vedrà, però io mi sono trovato con una cipolla marcia, non avevo altre cipolle ramate, mi raccomando, questo dice la ricetta, e ho dovuto mettergliene una rossa. In effetti mettete un po' quello che avete in casa, cioè la ricetta richiede le cipolle ramate, però se voi usate quelle bianche, se voi usate anche quelle rosse, va bene. L'importante è che non mi usiate le cipolle dolci di Tropea, perché in quel caso lì sarebbe un pochettino un problema, perché vanno a cambiare il gusto di tutta la ricetta. Allora adesso continuiamo a fare un po' di strati. Non siate tirchi col sale, piuttosto non salate la carne, per il motivo che vi ho detto. Ricordatevi che il buono è la cipolla. Ok, ora mettiamo gli ultimi 2 ingredienti. La carne, io ho preso 1 chilo di cappello del prete. Voi potete prendere la carne che preferite. Di solito si usa la carne del bollito, cioè una carne che deve cuocere tanto, quindi il brutto ma buono, il muscolo, il reale, poi dipende anche da come lo chiamate voi nella vostra regione. Va bene tutta la carne che serve per fare il bollito, che quindi ha bisogno di una cottura lenta. Adesso speriamo di non fare un disastro con l'ultimo ingrediente, mamma mia, non mi ci sta, non ce la faccio stare io. Meno male che dopo un po' si riduce. Allora, metto l'ultimo ingrediente, poi finisco di aggiungere la carne. Stop, 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 stop. Non ho detto le spezie. E c'è un motivo perché non ho detto le spezie. Perché nelle mie ricerche, in quelle che ho fatto, tutti gli articoli che ho letto, tutte le persone che ho contattato, mi hanno dato spezie diverse. A questo punto
fate un po' quello che volete, mettete le spezie che più preferite, lì va a gusti, ognuno cambia la sua ricetta. Se volete un consiglio da me, io ci metterei 2 foglioline di alloro e un po' di rosmarino e siete a posto. Detto questo, continuiamo con la nostra ricetta. Un bel bicchiere di vino. La tradizione dice di mettere vino bianco, ma come sapete io con i piatti di carne uso sempre il vino rosso. Che vino uso? Anche in questo caso, come per la ricetta della trippa, sarà lo stesso che userò per bermi insieme a questa ricetta. Quindi ve lo dico alla fine del video quale vino vi consiglio con questa carne. Ora, mettiamo il coperchio. Mettiamo il coperchio e mettiamo tutto a fuoco bassissimo. Per quanto riguarda la pasta, la ricetta tradizionale dice gli ziti. A me non piace la pasta spezzata, perché gli ziti sono lunghi, andrebbero spezzati secondo tradizione, per cui ho deciso di usare il quadrotto della molisana. Sarebbe una specie di tortiglione piccolino, ma quadrato. Quindi il concetto è lo stesso. Piccola ma bucata, pasta bucata. Ora mettiamo il nostro spargifiamma, accendiamo la fiamma bassissima, mettiamo la nostra pentola di terracotta, impostiamo un timer 3 ore e mezza, lo lasciamo sul fuoco 3 ore e mezza, dopodiché aspettiamo ancora mezz'ora perché la pentola di terracotta manterrà il calore per un totale di 4 ore, fra 4 ore andiamo a vedere il risultato. Bene signori, sono passate 4 ore, 3 e mezza delle quali con la fiamma bassa accesa. Adesso, dopo un'altra mezz'ora in cui la pentola di terracotta ha continuato a tener caldo il nostro ragù, andiamo ad aprire il coperchio e vediamo lo spettacolo che ci si presenterà. Mamma mia ragazzi! Che odore che esce fuori! Spettacolo, spettacolo, spettacolo. Guardate, la carne si scioglie, guardate. Si scioglie. Si scioglie, mamma mia, guardate. Si scioglie, mamma mia. E guardate sotto cosa c'è. Guardate sotto, mamma mia che bellezza. Allora, adesso cosa faccio? Sto già cuocendo la pasta, come potete vedere lì, fra un po' tra l'altro esce tutto. Passiamo un po' la fiamma. Adesso cosa facciamo? Io mi faccio la mia bella pasta e poi, se volete, potete farlo con le mani, con una forchetta, sfogliate bene tutta la carne, in modo che non ce ne siano pezzi grossi, e poi io mi metto un po' di questo spettacolo sughetto dentro la mia pasta. E adesso io ve la farò anche vedere. Guardate che spettacolo, veramente uno spettacolo, un odore e un gusto fantastici. Insieme a questo piatto bello ricco, questo bel ragù in bianco, io vi consiglio una bella bonarda, una bonarda di Oltrepò Pavese. Per la precisione vi consiglio quella della tenuta Il Bosco, che secondo me è una delle migliori bonarde in circolazione. Tendo a precisare che non li conosco, non mi hanno contattato, non ci guadagno niente, quindi ve lo dico così come informazione, come consiglio personale. Questa bonarda è veramente uno spettacolo. Schiuma, perché è leggermente frizzante, violacea, note fruttate, veramente buona, buona. E con questo piatto ci sta, che è una meraviglia. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che la ricetta vi piaccia, queste ricette della tradizione. Se avete qualsiasi consiglio scrivetemelo qui sotto nei commenti. Quindi vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e ci vediamo al prossimo video.